grazie per essere qua, buongiorno a tutti dalla Galleria Ghetto Eccetera di Venezia. Siamo qui in Campo del Ghetto Nuovo per presentarvi Il filo del discorso, una mostra personale di Barbara Ortelli Pin, un'artista di Lugano che è venuta a portare in galleria questa ventata di novità. Infatti non siamo sul solito realismo su tela, iperrealismo su tela che noi tanto amiamo e conosciamo bene, ma ci ha portato dell'arte tessile. Non voglio dire molte cose di più, lascio subito la parola alla critica e curatrice della mostra, Gabriella Pastor. Buongiorno a tutti, è una mostra molto particolare, sono molto onorata di presentare queste opere della Barbara. Allora, diciamo che tutti gli artisti in qualsiasi campo portano il proprio intimo all'esterno e le esternano nelle proprie opere, quindi il proprio vissuto, le proprie scelte, le proprie incertezze sempre portano a un qualcosa di costruttivo. Abbiamo tutti noi dentro la nostra anima un qualcosa che ci spinge a fare qualcosa di particolare, di metterci in gioco, di cercare qualcosa che ci realizzi. Diciamo che l'artista in questione che è qui presente nella sua vita ha avuto una dualità, no? Ha avuto due vite parallele, è stata sempre la ricerca di un qualcosa e inizialmente tutto è iniziato con la necessità di aiutare il prossimo, per cui l'ha portata a determinate professioni con le quali ha avuto modo di esternare questo suo altruismo, questa sua generosità. Però dentro se stessa aveva sempre un qualcosa che la aizzava, che la tormentava in maniera positiva, cioè cercava un qualcosa che proprio rispecchiasse quello che sentiva. E l'ha trovato inizialmente facendo degli arazzi, dipingendo su dei tessuti, quindi con il colore ha cominciato a tirar fuori tutto quello che in realtà lei aveva dentro. Lei voleva costruire un qualcosa e darlo agli altri, e in questo si accumula il concetto di dare qualcosa agli altri. Quindi dare qualcosa agli altri non è solamente aiutare la persona che ha bisogno, ma mettere al mondo un qualcosa che creato da lei, in questo caso, poteva dare la serenità, la pace e la gioia nei suoi manufatti. Ha passato diverse fasi nella sua carriera, diciamo, da illustratrice a fotografica, disegno, quindi anche su tessuto tessile. A un certo punto si è imbattuta casualmente in un'arte molto antica che è il Jeonji, appunto, che è un'arte coreana, e da qui entra un altro discorso importante: l'artista, le sue opere e la natura. Perché il Jeonji deriva dalla lavorazione della carta di gesso, quindi c'è l'albero, che l'albero è l'esempio della vita, l'ossigeno, la purezza, per cui anche in questa sua scelta ha trovato la simbiosi con la natura che Madre Terra ci aiuta a sopravvivere con l'ossigeno, con le sue bellezze, con la natura, con gli alberi, con tutto quello che ci può offrire, per cui l'ensemble fra Barbara e la natura si vedono in queste opere che lei ha prodotto in maniera particolarissima, cioè sulla carta lei cuce, cioè prende il filo e disegna, il filo del discorso. Possiamo tornare anche al titolo della mostra. Lei esprime la sua visione del mondo e le sue visioni della sua interiorità attraverso cucire su questa carta delicatissima, perché diventa quasi come un papiro, è molto difficile anche da maneggiare, da dipingere, da forgiare. Non è un legno, una tela su cui puoi imprimere la tua forza, per cui la sua forza di espressione è contemporaneamente anche la delicatezza, perché attraversare con il filo questa foglia, questo pezzo di albero, questo pezzo di vita, di natura, e significa anche avere la gentilezza di poterlo fare, perché devi esprimere la tua eruenza in un momento che vuoi esprimere con dei colori forti, però contestualmente devi essere dolce, tenera, leggera, per non rovinare quello che stai facendo, perché essendo molto delicata e chiaramente come un papiro devi usare molta accortezza. È un lavoro molto duro, molto difficile, che impegna l'artista lunghe ore, per cui non è una cosa molto semplice, sembra semplice ma non lo è.
E in queste sue opere lei ha raggiunto l'apice di quello che cercava nella sua interiorità. Lei voleva esprimere tutto quello che aveva dentro e attraverso questa progressione di lavoro, questo lavoro manuale, manuense, che però comporta anche la fantasia, la ricerca del colore, la ricerca dell'armonia, lei ha trovato tutto il suo mondo e passa ore e ore a creare queste opere, queste produzioni, perché in esse ritrova se stessa, ritrova quell'energia che aveva da sempre, che però era celata, no? Dalla vita, da tante situazioni che uno ovviamente prova nella vita, e lei finalmente è riuscita ad esprimere quello che voleva. Per cui il messaggio che sostanzialmente l'artista vuole dare a tutti noi anche, no? Perché noi che usufruiamo dell'arte visibilmente la dobbiamo usufruire anche per la nostra vita, per le nostre scelte. Il messaggio che l'artista vuole dare è che ognuno di noi ha un qualcosa dentro se stesso, no? Un qualcosa che si può sviluppare, per cui non ci si deve arrendere, bisogna continuare a cercarlo, ricercarlo, anche se molto nascosto nel nostro animo. La Barbara ha avuto anni e anni per trovare veramente la sua via, perché ognuno di noi ha una propria via, non è che possiamo aggrapparci ad altre persone. Lei aveva la sua via, però era difficile trovarla, perché ci sono tante cose nella vita che ti distraggono, che ti portano a fare altro, a cercare in altre cose che magari poi abbandoni perché non trovi la pienezza, e la pienezza lei l'ha trovata in questa arte magnifica che ritengo, perché per esempio vediamo quel blu meraviglioso e lei con il filo e col colore è riuscita a dare un'immagine del notte del blu e il respiro delle gondole. Qui possiamo vedere appunto l'idea del mare, l'idea dell'azzurro, l'idea del respiro, cioè in tutte le sue opere c'è il respiro, dal fiore, dalla notte, dal blu che abbiamo qui in vetrina, che è bellissimo tra l'altro, ci dà la serenità, ci dà comunque sempre un qualcosa per esempio di particolare, di incredibile. Il filo del discorso è il semina, qui è l'idea della semina, cioè c'è sempre la natura in lei, perché nella natura lei vede tutto quello che noi siamo in realtà. Quindi diciamo che sono stata molto molto contenta di conoscere, perché attraverso questa artista io ho potuto anche avvicinarmi a questo mondo del Giomchi che sinceramente non conoscevo, e ho visto come in certi paesi pur la natura dà modo di poter creare delle cose, non solamente usarle prettamente per motivi casalinghi, di utilità, ma proprio dare anche da un albero tu puoi ricavare, senza deturparlo, puoi ricavare qualcosa di bello, di artistico, di utile. Per cui questa mostra è solare, perché vedo tantissimo giallo, tantissimi fiori, tantissimi colori, ed è la gioia di vivere di questa donna che comunque nella sua vita ha fatto diverse esperienze anche molto importanti personalmente, e che finalmente vede attraverso le sue opere quello che veramente lei è e voleva dimostrare a tutti. Quindi dare la felicità agli altri vedendo le opere proprie è un modo di aiutare gli altri, perché noi tutti abbiamo i nostri problemi, però davanti a un'opera d'arte, a un dipinto o anche indifferente a una scultura possiamo fermarci, ragionare, rilassarci, dimenticare i nostri problemi e immergerci nella natura vera dell'uomo, che è quella della pace. Come diceva Lucrezio in De Rerum Natura, cioè la natura che dà la pace, la serenità, la felicità all'uomo. Per cui lei, penso che Barbara è riuscita perfettamente in questo, e le faccio i miei complimenti, perché so quanta fatica è fare ogni singola opera, non è semplice, le ore che dedica, il marito che la sostiene, la aiuta, perché è un lavoro amanuense molto molto complicato, molto delicato, e che richiede, al di là dell'input, dell'ispirazione, richiede proprio una capacità manuale di creare quello che ha creato. Quindi io direi che lascerei la parola a questo punto, un saluto da parte dell'artista a tutti voi, e spero di avere colto nel segno quello che l'artista voleva esprimere attraverso queste opere. Grazie.
come si realizza? Allora, è un risultato di vari strati sovrapposti e tenuti insieme nell'acqua, quindi si parte da un primo strato che può essere tintonita, può essere una combinazione di vari colori, a cui si aggiunge un secondo strato che viene agganciato al primo non tramite colla ma unicamente tramite acqua, e si va avanti così sugli strati quanti se ne vogliono. L'importante è che ci siano 2 strati minimo e si può arrivare fino a un 20 strati. A questo punto, una volta che hai tutto il tuo pacchetto di strati sovrapposti legati insieme, si comincia a lavorare la carta, la si strizza, la si apre, la si sventola e si va avanti così per almeno un'oretta, facendo attenzione a bilanciare l'umidità della carta, quindi non troppo bagnata, non troppo asciutta. E alla fine non ho più i miei 5 strati o 10 strati, ma avrò soltanto uno strato solo, perché le fibre si saranno rotte, si saranno intersecate una nell'altra e il risultato sarà diverso dalla partenza. A questo punto ho 2 facce, non è detto che il primo strato che ho messo sotto sia la base che poi non vedo più. Posso scegliere, posso girare da una parte o dall'altra e scegliere su quale lato io voglio intervenire. Di poi parte l'ispirazione. Sì, poi una volta che è asciutto il giomci si spegne, i colori non sono più quelli iniziali, è per questo che io metto una lacca e ribagnandosi la carta torna ad essere luminosa, però non si asciuga più, rimane brillante. E a questo punto io posso intervenire. Con il tessile. Quindi vediamo che effettivamente è un lavoro molto molto impegnativo. Di solito lavoro con 5 strati perché è il minimo per avere un'abbastanza consistenza per poter intervenire con l'ago, mentre il bianco che si vede sul catalogo, quello sono 2 strati. Lavorando con 2 strati la carta si rompe, crea dei viticoli, diventa trasparente e si gioca proprio con la luce. Anche il piegare la carta mentre la si sta lavorando, quindi quando si apre, si stringe, si strizza, è diverso il modo, cioè non è che tutti i giunci vogliono la stessa piegatura. Per esempio il modo che ho utilizzato per piegare questo non è lo stesso per creare dei micro buchi. Sì, perché comunque è una creazione, cioè man mano che lei la lavora, in base a quello che voglio ottenere, piega la carta, chiaramente. Quindi è un discorso al di là poi del ricamo finale del tessile, c'è un lavoro a monte molto molto importante e molto impegnativo anche, quindi anche penso anche molto delicato, perché lavorare la carta così non bisogna essere troppo violenti. Esatto, quindi bisogna essere proprio con la manina delicata e leggera per poter far sì che, però la natura si esprime anche così, no? Cioè viene fuori quello che in realtà c'è già dentro, no? È l'artista che poi la tira fuori a seconda di quanto la lavora, però c'è, diciamo che comunque la natura c'è. Bene, sono molto contenta di questo e a questo punto penso che avrete modo di ammirare tutte le manifatture della Barbara e vedere che veramente, sapendo poi come lavora all'inizio, ammirare e ancora apprezzare ancora di più quello che state vedendo oggi. Grazie mille a tutti. Grazie.